La quercia da sughero è una specie forestale sempreverde, appartenente alla famiglia delle fagacee, diffusa nell'area mediterranea, in particolare nella penisola iberica e in Sardegna, dove è parte costituente di sistemi silvopastorali e agrosilvopastorali. La sughera è un elemento di rilievo del paesaggio forestale, svolgendo un ruolo di protezione dell'ambiente in virtù delle sue caratteristiche intrinseche. Inoltre le ghiande sono un'importante fonte di nutrimento per il bestiame. La sughera ha la capacità di produrre, a turni decennali, una scorza tuberosa chiamata sughero gentile, grazie all'attività del fellogeno. Questo materiale ha caratteristiche fisiche e chimiche che lo rendono utilizzabile in diversi ambiti. Il principale è la realizzazione dei tappi per l'imbottigliamento dei vini. La miglior qualità del sughero e quindi anche del prodotto finito è caratterizzata da diversi fattori, tra cui le attività di estrazione sughericola. L'estrazione del sughero in Sardegna viene effettuata con le stesse modalità usate in passato, da coppie di scorzini che utilizzano un'accetta particolare, col manico sagomato a cuneo. Gli addetti delimitano l'altezza delle due planche, che di norma si ottengono da ogni albero con 2 incisioni ad anello, coinvolgendo l'intera circonferenza del fusto. I 2 anelli sono poi collegati con 2 tagli rettilinei verticali. Le incisioni non devono danneggiare il fellogeno, e questo è un risultato ottenibile solo con grande esperienza. Il distacco delle 2 planche si effettua col manico dell'accetta e risulta agevole se la pianta è in piena attività vegetativa e presenta un intenso flusso traspirativo. In genere ad ogni coppia di scorzini sono abbinati 2 o 3 addetti alla movimentazione del prodotto, di norma eseguita a spalla sino all'imposto. Le operazioni di decortica sono completate dall'esecuzione di 2 stradelle, incisioni longitudinali larghe e profonde 1 o 2 mm, praticate sul fellogeno col filo dell'accetta, per disattivare localmente l'attività meristematica e ottenere il duplice risultato di delimitare le future planche e di lasciare un'area di espansione per il nuovo sughero, che risulterà meno fessurato. Tali operazioni effettuate con le accette comportano per gli addetti un elevato sforzo fisico, con possibili traumi, e anche possibili lesioni alla pianta, in particolare al fellogeno, compromettendone lo stato fisiologico vegetativo. All'inizio degli anni 2000 è stata introdotta una macchina innovativa per la decortica, montata su una struttura a zaino che permette di portarla a spalla e alimentata da un motore a scoppio. Questa macchina è dotata di una lama a moto alternativo e sensori in grado di guidarla, misurando la diversa idratazione del fellogeno e del sughero. Le prove, effettuate in Sardegna, hanno mostrato un aumento del 30% nella capacità di lavoro giornaliera, grazie al maggior numero di piante decorticate. Tuttavia la produttività degli operatori è calata progressivamente nel corso della giornata. L'analisi del solo tempo di taglio ha rivelato una perdita di efficienza del 35% rispetto al metodo tradizionale, a causa della minore velocità di taglio. L'uso di queste macchine consente di ottenere un prodotto di qualità superiore rispetto al metodo tradizionale, poiché non danneggia mai il fellogeno, preservando così la salute della coltura. Inoltre le superfici di taglio risultano perfette e regolari, rendendo le planche di sughero facilmente utilizzabili dall'industria sughericola, con una migliore retribuzione del prodotto finito. Grazie a queste caratteristiche, la macchina può essere utilizzata anche da operatori inesperti e non qualificati. I macchinari per l'estrazione migliorano anche le condizioni di sicurezza e la salute degli operatori, facilitando posture e movimenti meno dannosi rispetto all'uso dell'accetta. La sfida futura sarà sviluppare macchine che aumentino significativamente la velocità di decortica, migliorando così l'efficienza operativa del cantiere.